Blog, il podcast di Galardi Group sul mondo della logistica, spedizioni e temi di attualità. Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del nostro podcast. Oggi ci immergeremo nell'entusiasmante mondo della moda, focalizzandoci specialmente sull'evento che si è appena concluso, il Playtime di Parigi. In particolare esploreremo un brand portoghese che ha partecipato a questa prestigiosa manifestazione. Ogni edizione del Playtime vede la partecipazione di oltre 400 marchi, unendo nuovi talenti e nomi già consolidati in un evento unico. La fiera si distingue per la sua scenografia spettacolare, messa a punto da artisti e professionisti del settore di fama internazionale. È un programma ricco di eventi con premi, workshop e nuove proposte. Attualmente non abbiamo ancora i dati della passata edizione, l'edizione appena conclusa, ma a luglio 2023 il Playtime ha registrato circa 3.300 visitatori di oltre 60 paesi e 320 stand di marchi internazionali. Il maggior numero registrato di partecipanti è stato a livello europeo, ma abbiamo visto anche un aumento di ospiti asiatici, statunitensi e del Medio Oriente. Vedremo adesso quale sarà il bilancio d'inizio 2024. Oggi abbiamo la fortuna di poter dialogare e farvi conoscere il marchio Wolf & Rita. Il Portogallo è rinomato per quanto riguarda l'industria tessile infantile, quindi la moda infantile. E nel 2016 la produzione di abbigliamento per bambini ha raggiunto la quota di 521 milioni di euro, con una quota destinata all'esportazione, specialmente in paesi come Spagna, Francia, Italia, Regno Unito e Stati Uniti. Quindi questi sono momenti emozionanti per la moda bimbo e siamo pronti a svelarvi tutto. Oggi abbiamo con noi Elisabetta Sepa, Sales Manager e Management Assistant della Galardi Norte di Porto, che dialogherà con Sonia Rocha, Sales General Manager di Wolf & Rita. Benvenuti a tutti e grazie per la vostra disponibilità. Passo la parola a Elisabetta. Um bocadinho da Wolf & Rita e da história da vossa cultura. La vostra ispirazione proviene da una vasta gamma di fonti culturali. Potreste raccontarci di una particolare collezione ispirata da un artista o movimento culturale e come avete tradotto quell'ispirazione in abbigliamento per bambini? Sim, a Wolf & Rita existe desde 2013 e temos duas coleções por ano, sendo que Wolf & Rita esiste dal 2013 e crea 2 collezioni all'anno. La nostra ispirazione si basa su lavori di artisti, di movimenti artistici o musicali. Posso citare come ad esempio la nostra collezione d'estate 2020, dove l'ispirazione di questa collezione fu di António Variações, un artista molto conosciuto in Portogallo. Abbiamo avuto la possibilità di collaborare e di avere l'approvazione di suo fratello, il quale ci ha autorizzato l'accesso a tutto il suo studio, agli abiti, i libri e informazioni anche private sul suo lavoro. Così abbiamo trasportato questa ispirazione sulla nostra collezione tramite la creazione di stampe particolari, perché i suoi punti forti sono le stampe. Abbiamo fatto una stampa con delle lettere e le sue musiche. Abbiamo stampe di suoi costumi in concetti iconici, come per esempio le forbici. Abbiamo messo appunto le forbici in stampe e maglie e tramite tutto questo abbiamo un omaggio al suo lavoro. Fantastico. A Wolf & Rita dà una... Considerando il risalto che date al 100% Made in Portugal, come credete che questo impegno influenzi la percezione del vostro marchio a livello internazionale? É assim, hoje em dia o Made in Portugal é selo de qualidade, não é? Nós, tal como o Made in Italy. Oggi il Made in Portugal è sinonimo di qualità, come per il Made in Italy. Noi quando abbiamo creato il marchio abbiamo sempre comunicato fin dall'inizio come Local Search Globally Worn, ossia facciamo localmente e vendiamo per tutto il mondo. Questo è molto apprezzato in tanti mercati, specialmente i nostri mercati più forti, ovvero quello asiatico
e specialmente il mercato giapponese, dove apprezzano molto la qualità dei prodotti fatti in Portogallo. Senza dubbio è stata una sfida vincente. Excelente. Outro ponto importante da marca é a sustentabilidade e a reutilização criativa, ou seja, mencionam o uso de roupa e tecidos que sobram das últimas coleções. Avete menzionato l'uso di abiti e tessuti avanzati o difettosi nelle vostre ultime collezioni. Potreste condividere più dettagli su come questo processo di riutilizzo contribuisca sia nella creatività sia alla sostenibilità ambientale dei vostri prodotti? Nós fazemos isso sempre que conseguimos. A primeira coleção, por exemplo, foi... Questo lo facciamo sempre, ad esempio la prima collezione l'abbiamo realizzata tutta con tessuti che avevamo in stock. Wolf e Rita è inserita dentro un'azienda di confezione che lavora con etichette private e quindi ha vari stock di tessuti. Con loro abbiamo fatto la prima collezione solo con dei materiali stock. Dopo il lungo periodo di storia del brand siamo riusciti a riutilizzare, ad esempio con la collezione di Antonio Variasoes, un tulle plissettato avanzato, il quale lo abbiamo riutilizzato in piccole applicazioni nelle collezioni successive, come nei dettagli di una t-shirt e di una gonna. Abbiamo avuto anche il caso opposto, ovvero con eccessi di produzione di un determinato modello abbiamo cambiato tutto con una tasca. Abbiamo inserito del pizzo di un modello già prodotto e quindi non abbiamo avuto la necessità di rietichettare e quindi riutilizzare e vendere di nuovo. Sfortunatamente non lo possiamo fare sempre, ma cerchiamo comunque di farlo il più possibile. Ótimo. E cada vez mais importante e mais atual esta vossa preocupação. Passando agora para a Playtime. Sim. Participar num evento como a Playtime è uma experiência straordinaria, incrível. Partecipare a un evento internazionale come Playtime Paris deve essere un'esperienza incredibile. Quali opportunità pensate che questa fiera offra al vostro brand in termini di visibilità, networking e crescita sul mercato globale? E dato il vostro impegno per la sostenibilità e la produzione locale, come gestite l'espansione internazionale, mantenendo fedeli ai vostri valori fondamentali? A nível europeu, a Playtime neste momento é a feira para se fazer. Já fizemos convosco também a Pitti no passado, mas infelizmente a Pitti está... A livello europeo Playtime è una fiera che si deve fare. Abbiamo partecipato anche insieme a voi al Pitti, ma a nostro parere il Pitti è in discesa e i maggiori compratori internazionali visitano di più il Playtime rispetto al Pitti. Partecipando al Playtime abbiamo la possibilità di incontrare nuovi clienti, far vedere la nostra nuova collezione e avere un loro feedback. Questo contatto personale è per noi comunque importante perché in questo modo riusciamo a far vedere il marchio e di acquisire anche nuovi clienti, perché ci sono sempre clienti internazionali ed asiatici che sono sempre molto importanti ed è anche un punto di network per la produzione. Dato che ci sono molti che propongono solo servizi di produzione, noi invece siamo molto ricercati in quanto proponiamo anche un servizio di confezione e proprio per questo abbiamo un'abbondanza di contatti come blogger e riviste e per noi questo porta ad avere 3 giorni molto intensi. Portanto é win-win, Sim. A participação muito positiva. Sim. No entanto, a participação na La partecipazione a Playtime Paris richiede una notevole preparazione e organizzazione, specialmente nel trasporto e nella logistica dei prodotti dalla vostra sede in Portogallo fino al Parc Floral di Parigi. Potreste condividere con noi come vi siete preparati per questo evento e quali sono state le sfide maggiori nel garantire che tutto fosse pronto e presentato al meglio? La collaborazione con la nostra filiale parigina ha facilitato questo processo per voi? Sim, nós temos, antes de mais, ter a obrigação, claro, de controlar a coleção de amostras. E depois, a Playtime... Il nostro punto fermo è presentare la collezione con il campione. Playtime ci fornisce appunto degli stand che sono solo delle pareti e noi dobbiamo allestirle. Sapendo le misure dello stand riusciamo a creare un progetto di come ci piacerebbe realizzarlo per comunicare al meglio la nostra collezione. Abbiamo anche bisogno di trasportare tutto per la fiera e non essendo uno stand grande che esige una costruzione, come si vede nelle fiere di arredo di case e calzature, riusciamo a trasportare tutto ciò di cui abbiamo bisogno direttamente dal Portogallo.
Galardi ci aiuta con il trasporto di una cassa di legno enorme dentro cui sono inseriti tutti i materiali per la decorazione, i campioni e tutto ciò di cui abbiamo bisogno in un unico collo. Galardi consegna nello stand e ritira l'ultimo giorno della fiera, consegnando il tutto a casa. Ci facilita molto il nostro lavoro e ci aiuta a presentare la collezione nella miglior forma possibile. Ci trasmette molta fiducia ed è proprio per questo che lavoriamo insieme già da 9 anni. E trasmite-vos segurança. Completamente, sì. Trasmettiamo sicurezza? Assolutamente sì, lavoriamo con Galardi da circa 9 anni e non abbiamo mai avuto problemi di trasporto. Vorrei ringraziarti per il tuo feedback, per la vostra collaborazione e speriamo, da parte nostra, che questa partnership continui per molti anni a venire e che insieme saremo presenti sul mercato e che ci porti ad una crescita continua da entrambe le parti. Ti ringrazio molto Sonia per la tua disponibilità e ti auguro ogni successo. Grazie. Grazie a te. Grazie Elisabetta per averci dato modo di realizzare questa puntata e grazie anche alla nostra ospite per averci dato modo di conoscere il brand Wolf & Rita, scoprire le ultime tendenze e immergerci nel dietro le quinte di un evento così importante come il Playtime. Grazie mille anche a tutti i nostri spettatori per essere venuti a noi e speriamo che questo episodio vi abbia ispirato e dato un approfondimento sull'industria della moda infantile. Non vediamo l'ora di condividere nuove esperienze. Alla prossima! Ricordiamo di seguirci sulle nostre pagine social, quindi su Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Spotify e ovviamente sul nostro sito www.galardi-gruppo.com. We provide guidance in the extensive field of logistics.